Molto spesso può accadere che le nostre password e più in generale le nostre credenziali finiscano nelle mani di malintenzionati senza che necessariamente i nostri computer siano stati direttamente attaccati o hackerati in qualche modo. Com'è possibile questo? Nel momento in cui noi andiamo ad effettuare la registrazione presso un sito come, non so, Libero, Gmail, eBay, Amazon e così via, solitamente forniamo il nostro indirizzo email associato ad una password. I siti conservano queste credenziali in degli appositi elenchi che però possono essere oggetto di attacchi esterni e quindi essere rubate in blocco sfruttando determinate vulnerabilità che può accadere che i siti abbiano. A questo punto però sono possibili due differenti scenari. Nel primo caso le password vengono esposte, cioè rese pubbliche su siti accessibili a tutti dove tutti quanti possono usufruirne. Nel secondo caso invece le password non vengono pubblicate, ma questo non significa ovviamente che per qualche motivo sia ancora sicuro utilizzarle. Bene, oggi vedremo come fare a sapere se le password relative ad un tuo indirizzo di posta sono state hackerate e cosa fare nel caso in cui lo siano state. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. La prima cosa da fare per capire se un nostro indirizzo di posta e le credenziali adesso associate sono a rischio è aprire Google Chrome o il nostro browser di fiducia e andare a cercare Pwned, scritto P-W-N-E-D. Il primo risultato ci restituirà questo sito, Have I been pwned? Check if your email has been hacked. Clicchiamoci su e andiamo ad inserire in questa riga il nostro indirizzo email. Clicchiamo quindi sul pulsante Pwned. Bene, in questo caso, schermata verde, la nostra email e tutte le credenziali ad essa associate è sicura. Vediamo invece che cosa succede se andiamo ad inserire un'email che sappiamo già essere stata hackerata. Come sempre inseriamo l'indirizzo email e clicchiamo sul pulsante Pwned. Ecco qui. Il sito ci restituisce una schermata rossa in cui ci viene detto «Oh no, la nostra mail è stata hackerata». Che cosa succede? Che questa mail è presente in 8 data breaches, cioè in 8 intrusioni su determinati siti web, e non sono stati trovati in questo caso dei paste, cioè la mail non è stata resa pubblica su nessun sito. Va bene, abbiamo parlato di questi due scenari nell'introduzione, ma adesso vediamo che cosa fare nel caso in cui scopriamo che una o più delle nostre email sono state hackerate. Se malauguratamente ti dovessi accorgere con la procedura che abbiamo appena visto di essere presente su qualcuno degli elenchi dei siti hackerati, innanzitutto niente paura. La prima cosa che dovrai fare sarà quella di cambiare la password della tua casella di posta elettronica. Quindi se per esempio hai Gmail, andare sul sito Gmail e cambiare la password. Lo stesso se hai Fastweb, Libero o quant'altro. Purtroppo tutto questo non basta, perché sarà necessario anche fare un'altra operazione che è quella di cambiare la password su ciascuno dei siti su cui ci siamo registrati con un indirizzo email che è risultato hackerato. Andiamo a vedere la procedura. Io te la mostrerò con Google Chrome e Gmail, ma sappi che la stessa procedura si può fare con Firefox, Opera, Edge e quant'altro, e proverò a metterti in descrizione le relative istruzioni sui vari passaggi. Nel caso in cui avessi difficoltà a cambiare la password sul sito del tuo provider oppure a trovare le password relative al browser che utilizzi, se utilizzi un browser diverso da quelli che metterò in descrizione, ti basterà fare comunque una ricerca su Google, non è un'operazione particolarmente complessa. La prima cosa da fare è aprire il browser. In questo caso, come detto, te la mostrerò con Google Chrome. Andare sui tre puntini verticali
e scegliere la voce Impostazioni. Fatto questo, nella prima riga in alto dove dice cerca su Impostazioni, scrivere Password. La voce che ci interessa è quella relativa a Gestione Password. Clicchiamoci su e ci comparirà un elenco di tutti quanti i siti su cui siamo registrati con una casella di posta elettronica. Quello che dobbiamo fare a questo punto è cliccare su ognuno di questi siti e andare a cambiare la relativa password. Tutto qui. Capisco che quando si è registrati ad un numero estremamente elevato di siti, questa cosa possa sicuramente non essere molto semplice o agevole o veloce da fare, però ti consiglio caldamente di farla se vuoi tenere davvero il tuo computer al sicuro. Detto questo, non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima.